Non erano streghe a bruciare, erano donne. Donne che erano viste come troppo belle, troppo schiette, con troppa acqua nel pozzo. Sì, sul serio, con una voglia. Donne troppo abili con la medicina erboristica, troppo forti, troppo tranquille, troppo rosse di capelli. Donne che avevano un forte legame con la natura, donne che ballavano, donne che cantavano, qualsiasi altra cosa, davvero. Qualsiasi donna rischiava di bruciare nel 1600. Le sorelle testimoniavano e si rivoltavano l'una contro l'altra, mentre i loro bambini venivano immersi nel ghiaccio. I bambini venivano torturati per confessare le loro esperienze con le streghe, con finte esecuzioni nei forni. Le donne venivano tenute sott'acqua e se riuscivano a galleggiare, allora erano colpevoli e giustiziate. Se affondavano e negavano, erano innocenti. Le donne venivano gettate dalle scogliere, venivano messe in profonde buche nel terreno. Perché scrivo tutto questo? Perché conoscere la nostra storia è importante quando si costruisce un mondo nuovo. Quando facciamo il lavoro di guarigione dei nostri lignaggi come donne, per dare voce alle donne che sono state massacrate, per dare loro un risarcimento e una possibilità di pace. Non erano streghe a bruciare, erano donne. Fia Fostrom. Pubblicare questo meraviglioso e intenso testo di questa straordinaria e giovane artista svedese è per me di fondamentale importanza, poiché mi permette di ribadire e sottolineare un concetto fondamentale in cui credo profondamente e visceralmente, cioè quello di assenza umanamente necessaria di pregiudizio. Sì, necessaria se si vuole vivere con un profondo senso di umanità, perché il pregiudizio può uccidere, perché il pregiudizio può ferire, può umiliare, può emarginare, può far sentire sbagliato e sporco chi sbagliato e sporco non è. Essendomi laureata ormai da molti anni in una facoltà di psicopedagogia, capirete bene che il tirocinio accademico non sia stato certamente da me svolto in profumate residenze turistiche e lussuosi centri benessere, bensì in determinati reparti ospedalieri, in determinati centri accoglienza, in determinate case famiglia, posti in cui l'odore della sofferenza si mescolava però a forme così sobrie di dignità, in persone che, seppur avvolte nel dolore, in ogni forma di disagio, tentavano in ogni modo di preservare il proprio diritto ad esistere. Ed io stimavo queste persone, amavo questi loro tentativi e ho imparato ad avvicinarmi a loro scavando nella profondità di ciascuno e trovando in ciascuno di essi quel fiore prezioso che, non ancora appassito, rappresenta la loro anima. E tutto questo mi ha donato una umanità più accogliente, priva di ogni disgustosa forma di pregiudizio e soprattutto libera. Sì, perché il pregiudizio rende schiavi di pensieri non propri. Una profonda umanità invece rende liberi di approcciarsi alla realtà seguendo unicamente il proprio pensiero ed il proprio spirito. Questo è il principio della felicità. Siate liberi.